Italian Wine Podcast. Chin Chin with Italian Wine People. Welcome to this extra special edition of the Italian Wine Podcast, where il professore gets to spend some time with his childhood friend Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga. They chat about the old times and tell us about their friendship and how they share their passion for wine. Buongiorno innanzitutto, come state? Buongiorno. Anche a lei. Ok, so we're here with Attilio Scienza. Ok, non prendete paura, è in italiano. Ok, puoi parlare anche in inglese, tanto il fondo italiano. Marchese Carlo Guerrieri Gonzaga for the special edition of Everybody Needs a Bit of Scienza. So, domanda 1, ok? Vi conoscete e siete amici da tempo, oltre a essere compaesani, cosa avete in comune? Let's start with, cominciamo con il professore. Beh, noi abbiamo questa vicinanza, almeno lo era fisica, nel senso che mio papà aveva un'azienda che adesso è passata a mio fratello e a mio nipote a pochi chilometri da qui, veramente. Ma dove? Pochi chilometri? Al Valarom, l'azienda al Valarom, è qui a vostra sinistra, ai Masi. Mio papà è dei Masi originario, è nato ai Masi ed era mezzadro della famiglia Sartori, che era una famiglia importante di Ala a suo tempo. Poi lui se n'è andato per motivi della guerra, eccetera. Poi è tornato negli anni 60 e hanno comprato un'azienda che poi era della famiglia Guerrieri Gonzaga. Era un piccolo maso che lo avevano venduto, il papà, Anselmo forse l'aveva venduto. Sì, il mio padre. Allora magari il Marchese ci può dire dove siamo e dove sei nato, così possiamo contestualizzare un pochino di questo fatto di compaesani. Certo, noi siamo all'inizio della Vallagarina, proprio al confine con quello che era l'Italia prima e qui era Austria. E abbiamo una distanza di poche centinaia di metri. E la famiglia Scienza è sempre stata amica della famiglia nostra e mio padre è molto amico del padre di Attilio. E quindi poi dopo appunto si sono un po' divisi l'azienda. Il mio papà comprava il vino in damigiana dal suo papà. E io andavo a mangiare i fichi di Valarom, perché erano i più buoni fichi che mai avessi mangiato. Ma quindi da quanti anni vi conoscete? 40 anni, anche di più, 50. No, io direi che avendone 83 sono anche di più gli anni che ci conosciamo. Ma non ho capito, 40 o 80? Ci sono un po' di anni di differenza? No, lui 80 anni, i suoi 80 anni. Voglio dire, non ci siamo conosciuti da bambini, noi ci siamo conosciuti già da persone adulte. Io venivo qui con i miei genitori perché l'amministratore loro era un mio parente lontano, la sua moglie era una cugina di mia mamma. Quindi c'era un rapporto anche come 100 anni di solitudine tra noi e loro. E questo era successo negli anni 50. Negli anni 50 si veniva qui, quindi sono 70 anni, ecco, più o meno che frequentiamo l'azienda allora, e quindi ci frequentiamo. Sì. Allora, quali sono stati i momenti nella vostra vita professionale in cui avete lavorato a più stretto contatto? Partiamo con il Marchese. Ma più stretto contatto nel senso che io ero in Svizzera, ho fatto i miei studi di enologia e quindi sono stato introdotto in questa branca del vino e tornato, diciamo che noi ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato a collaborare i primi anni di cui mi sono occupato di questa azienda. Prima era mio padre ed era suo padre che si occupava del Valarom e io ero qua, figlio di Anselmo, che aveva questa proprietà confinanti praticamente. Sì, noi ci si trovava. E hai un altro ricordo? Sì, no, ma ci si trovava ogni tanto anche negli incontri magari anche pubblici con altre persone, si frequentava a Trento. Io
dall'83 per esempio fino al 91 come direttore di San Michele avevo avuto molte occasioni di incontrare lui anche in incontri istituzionali, anche alla Camera di Commercio, alle degustazioni, per cui poi ogni tanto mi chiedeva qualche consiglio, in particolare mi ricordo sempre il discorso del Carmenere, che è stata una specie di scoperta che abbiamo fatto assieme, quella del Carmenere, no? Perché pensassero che fosse Cabernet Franc. Esattamente. E poi, rivolgendomi a Tiglio, che poi fece intervenire anche degli altri professori, sì, certo, dall'Università di Milano. Però raccontaci un po' come fu questa abbiamo scoperta. Abbiamo scoperto che non era Cabernet Franc, ma Carmenere. La storia è una storia un po' più ampia, perché in quei tempi in Italia non si conosceva praticamente il Cabernet Franc, si confondeva il Cabernet Franc con il Carmenere, perché il Carmenere era un vitigno molto diffuso in Veneto, nella pianura veneta soprattutto, e anche in Friuli, e faceva questo vino molto caratterizzato dal punto di vista sensoriale, no? Con questi sapori non di peperone solo, ma anche di spezia, era molto interessante. E naturalmente questo vitigno veniva venduto dai vivaisti come Cabernet Franc. Allora, noi negli anni 70, come università, eravamo occupati di questo problema perché c'erano delle discussioni, delle contestazioni sul materiale che i vivaisti vendevano, perché loro vendevano come Cabernet Franc il Carmenere e naturalmente non tutti erano d'accordo di accettare questa cosa e quindi c'era questa contestazione, quindi diedero l'incarico alla mia università di fare una ricerca. E allora la cosa fu molto sentita. Noi andammo in Francia e andammo prima da Branas, che era allora una specie di vate della viticoltura francese, bravissimo, e il quale non era così sicuro, non aveva. Poi andammo da Bubals. Bubals era stato l'erede poi di Branas all'École Supérieure di Montpellier, no, all'ENSA, e ci dice: guarda, facciamo così, io ti procuro un po' di barbatelle di Cabernet Franc, vero? E tu le confronti con quello che tu chiami Cabernet Franc e Carmenere. E lo piantammo a casa mia. Ah. Io feci un impianto. E questo fu quando? Che anno? 73-74. Ci sono ancora una parte di quelle viti lì. Ah, ok. E in effetti le cose erano diverse. Allora io feci una scheda ampelografica, descrissi. Dico, noi abbiamo fatto una descrizione del Cabernet Franc vero, arrivato dalla Francia, e del nostro Cabernet Franc, che non è vero, che è Carmenere, e facevo una pubblicazione e da lì partì poi finalmente questo riconoscimento ufficiale da parte del paese, del ministero, che riconobbe le due entità. Intanto loro qui avevano moltissimo Carmenere, perché io lo riconosco nelle caratteristiche di questo vino, anche nel passato, una speziatura, un pepe che non c'aveva nessuno. Era inconfondibile. Era una cosa. Però esiste anche in Cabernet Franc questa? No, ma non così. Loro ne hanno un po'. Non così accentuato. Assolutamente. Perché io poi l'ho verificato Cabernet Franc è da me, ma non ho mai fatto un vino buono come il Carmenere. Era aveva un po' di selvatico, un po' di verde. Sì. Era molto. Peperone. Molto, sì. Peperone. Molto peperone. Proprio rimaneva in bocca un ricordo, io ce l'ho ancora questo sapore. Sì, ma anch'io. Allora dice: adesso dobbiamo fare l'impianto, dice, con il Cabernet Franc. Dico: ma non è Cabernet Franc, state attenti, se voi ordinate Cabernet Franc rischiate che vi mandano il vero Cabernet Franc, ma non è Carmenere. Infatti io volevo aumentare quello che noi chiamavamo Cabernet Franc, invece era Carmenere. Era Carmenere. E allora venne fuori tutta questa discussione e facemmo venire, tu feci venire anche dei tuoi colleghi, certo, eccetera, per capire che cos'era quest'uva. Probabilmente poi io ultimamente mi sono fatto un'idea di perché noi avevamo tanto Carmenere in questa regione, perché siccome i francesi piantavano molto basso e noi avevamo la pergola, e il Carmenere produce non alle prime gemme ma alle ultime, e andava molto bene, produceva sul Carmenere.
mentre in Francia non li produceva, perché noi quando abbiamo fatto i vigneti a Guyot, il Cabernet Franc era una vigna, ne aveva 2 grappoli, una niente, ultranza 3, insomma era molto confusa la questione, tanto che siamo ritornati adesso a fare la pergola sul Carmenère e scoprimmo che quello che avevamo non era Cabernet Franc, ma era il Cabernet. Sì, devo dire che Oggi è la base, diciamo, la tipicità del San Leonardo viene data da questo Cabernet. Da questa percentuale di Cabernet. Qui ce n'era moltissimo in questa valle, è stato tutto tolto dai contadini. e questo è perché? Non lo Perché so, è cambiato il perché gusto, soprattutto, perché allora era un vino molto popolare, quello del Cabernet Franc, non da invecchiamento, lo si beveva così, senza tanti problemi. era molto selvatico all'inizio. Quando è diventato poi un vino da mettere in barrique, in bottiglie, eccetera, non era più una materia prima che da sola poteva funzionare, era sempre una materia prima da conciare, no? Con concia, perché anche il loro Cabernet Sauvignon con questa percentuale di Carmenère ha tutta un'altra eleganza, ma da solo loro fanno anche un magnum con il Carmenère molto particolare, voglio dire, però insomma è un vino di nicchia, molto qui invece la cooperazione che doveva fare dei vini un po' più, anche allora si faceva i 4 vicariati, si faceva il San Vigilio, tutti questi vini di taglio simil bordolese, il Cabernet Franc, il Cabernet non era più adatto, no? Facevano Cabernet Sauvignon e Merlot, era molto più facile, più identificabile sul mercato internazionale usare Cabernet Sauvignon e Merlot che non il Carmenère, che era, devo dire che in Friuli è rimasto in Coglio molto Carmenère, nel Coglio, Marco Feluga per esempio, a Russo Superiore fa un bellissimo Russo Superiore fatto da Carmenère, buonissimo, a me piace molto proprio, lui lo chiama Cabernet, non so come lo chiama, ma è Carmenère in sostanza. Infatti piace molto anche a noi, tanto è vero che è stato moltiplicato, ma in pergola, non più a Guyot. Ah, ok. Sì, perché c'è un difetto di tipo anche compositivo, il Carmenère, tende ad avere pH molto alti e ad avere acidità molto basse. Allora, se lo metti a Guyot ha una maturazione molto più esplosiva, specialmente in questi anni molto caldi. Sì. Invece a pergola si torna un po' ad una viticoltura prima degli anni 80, dove la maturazione era molto più lenta, progressiva, e quindi hai una maturazione più lenta e quindi hai più acidità, hai un pH più basso, quindi un vino ha una maggiore stabilità cromatica anche. And that's a wrap for today. If that ain't suspense, huh? Well, you will have to stay tuned for next week's edition of Everybody Needs a Bit of Scienza to learn about what happens next. Thanks for tuning in. Cin cin!